Sia che noi vogliamo risolvere un disturbo del comportamento, educare il nostro cane o insegnargli qualcosa di nuovo, l'unico modo per ottenere risultati efficaci è Partiamo col dire che non esistono scuole di pensiero o opinioni, ma esistono degli studi scientifici. Sia che noi abbiamo un cane molto aggressivo, sia che noi vogliamo educare il nostro cane o insegnargli a chiudere la porta, a dare la zampa o qualsiasi cosa, ascolta bene, non dobbiamo usare la violenza. La violenza non insegna. Se pensi che maltrattare il cane, mettergli guinzagli a strozzo, coercizzarlo per recuperarlo perché altrimenti lo sopprimerebbero perché è un cane difficile, impegnativo, facile parlare coi border collie addestratissimi, te lo dico una volta per tutte: il cane non si maltratta, non è un metodo efficace e soprattutto non è eticamente corretto. Non esistono scuole di pensiero. Se vuoi divulgare le tue opinioni, tienitele per te, devi attenerti agli studi più recenti. Quindi, escludendo il discorso punitivo, coercizioni, collari elettrici, guinzagli a strozzo, pedate, toni minacciosi nei confronti dei nostri cani, tutte queste cose non vanno fatte mai, anche se il cane è cattivissimo, è un cane veramente difficile da gestire, non esiste. Per ottenere risultati efficaci noi dobbiamo utilizzare il rinforzo. Bravo, prendi. Il rinforzo è quella cosa che, se ottenuta, fissa il comportamento che te l'ha fatta ottenere. Facciamo l'esempio della volpe e l'uva. La volpe salta per prendere l'uva. Comportamento: salto. Per fare cosa? Raggiungere l'uva che sta là. La volpe prova col comportamento salto a prendere l'uva. Non riuscendoci, quel comportamento si estingue. Te lo dico più semplice: smette di saltare perché non ottiene il rinforzo. Il rinforzo è quella cosa che, se ottenuta, fissa i comportamenti. Mettiamo caso che invece la volpe, saltando, avesse ottenuto l'uva, avrebbe ottenuto un rinforzo. Questo avrebbe fatto sì in futuro che lei, in presenza di un acino, avrebbe insistito molto di più per ottenerlo. Quindi possiamo capire che la volpe, non ottenendo il rinforzo, dice: non mi interessa l'uva, non è poi così buona, scuse per aver fallito. È molto importante capire questa cosa: se c'è un comportamento, c'è sempre un rinforzo. La volpe smette di saltare perché non ottiene il rinforzo. La volpe continuerebbe a saltare se ottenesse ogni tanto, non sempre, il rinforzo. Che tipi di rinforzo esistono? Rinforzo positivo. Rinforzo positivo si intende non bello, più come aggiunta. Aggiunta di uno stimolo desiderato, di qualcosa di gratificante. Rinforzo positivo è l'aggiunta di uno stimolo piacevole o di una gratificazione in presenza di un comportamento. Che sia desiderato o meno, i rinforzi arrivano. Vi faccio un esempio: quando il cane ti abbaia e tu lo coccoli per calmarlo, la coccola è un'attenzione, è un rinforzo. Quindi il tuo cane non smette di abbaiare perché tu gli dai un rinforzo. Ogni comportamento si manifesta perché da qualche parte si ottiene un rinforzo. Son of a bitch. Nel momento in cui questo rinforzo viene a mancare, il comportamento si estingue. Ecco perché noi non utilizziamo metodi coercitivi, punitivi, nei confronti dei cani che addestriamo. Perché sappiamo, almeno dovremmo saperlo, che per estinguere un comportamento, cioè per far smettere al tuo cane di abbaiare, di essere aggressivo, di aver paura, noi dobbiamo togliere i rinforzi che rafforzano questi comportamenti. Se questi comportamenti non si estinguono, cioè il cane non smette di avere paura, di essere aggressivo, di tirare al guinzaglio, di chiedere cibo da tavola, di abbaiare, Hasta la vista, baby. qualsiasi cosa, significa che da qualche parte arriva un rinforzo. Il nostro compito è quello di individuare questo rinforzo, toglierlo e darlo quando il comportamento è quello desiderato. Parliamo adesso del rinforzo negativo. Negativo non perché è brutto, ma perché si intende negazione, meno. Quindi è un rinforzo non di aggiunta di qualcosa di desiderato, ma di sottrazione di qualcosa di indesiderato, di spiacevole. So che è complicato, ascoltami bene. Il rinforzo negativo è la cessazione di uno stimolo avversativo in presenza del comportamento, che poi viene rinforzato. Vi faccio un esempio: se io prendo il mio cane dalla pettorina per trattenerlo, perché vuole aggredire, perché sta per scappare, io lo trattengo, e il mio cane si dimena, cerca di mordermi e, mordendomi, ottiene che io lo libero, il liberarlo è un rinforzo negativo. Noi possiamo gestirli questi rinforzi, è compito nostro gestirli al fine
di insegnare al nostro cane la cosa corretta da fare in ogni situazione. Cos'è questo rinforzo negativo? È la negazione di qualcosa di spiacevole. Skinner ce l'aveva dimostrato con la sua Skinner Box. Lui metteva una scarica sul pavimento e il topolino si spaventava e a un certo punto tirava una leva e quella leva faceva smettere la scossa. Quindi otteneva un rinforzo negativo. Smetteva di provare dolore nel momento in cui faceva un'azione. Questo rinforzo comprende una punizione, applicare uno stimolo avversativo. Le persone che mettono in discussione l'efficacia del rinforzo positivo usano metodi del tipo strangolo il cane finché non apre la bocca e molla l'oggetto. Smetto di strangolarlo e quindi il cane ottiene un rinforzo negativo, smette di provare fastidio o dolore quando fa la cosa giusta. Si apprende anche così, ma non vuol dire che sia corretto. Ti faccio un esempio di rinforzo negativo che il tuo cane applica su di te quando ti abbaia. Lui ti abbaia, stimolo avversativo, ti dà fastidio con l'abbaio, tu gli dai la pallina, lui smette di abbaiare. Lui ti sta dando un rinforzo negativo, l'abbaio, e tu gli stai dando un rinforzo positivo. Hai capito? Lo so che è un argomento molto complicato, ma dovete aver ben chiaro come funziona il rinforzo, perché punire è qualcosa di fallimentare. Ho fatto un video al riguardo, ve lo lascio nelle schede. Rovina il rapporto che abbiamo con i nostri cani, rovina la psiche del cane, la tranquillità, e ci preclude dall'ottenimento dei risultati a cui tanto ambiamo. Però noi dobbiamo capire come utilizzare questo rinforzo a nostro vantaggio. Vi ho fatto un po' di esempi, dovrete voi analizzare le situazioni e valutare cosa sta succedendo in questa situazione. Perché il mio cane non smette di fiondarsi dalla porta? Qual è il rinforzo che ottiene quando io apro la porta e lui si fionda? Fiondarsi fuori e ottenere di uscire. Quindi non deve più ottenere quel rinforzo, prima cosa. Seconda cosa, cosa posso fare io per insegnarglielo? Dargli il rinforzo positivo quando si siede, tenerlo seduto, aprire la porta e premiarlo quando lui sta fermo e non lasciarlo uscire che si autopremia per essere scattato come un pazzo. Non esistono scuole di pensiero, esistono studi, esperimenti fatti da scienziati che hanno fatto la storia e li si studia nelle facoltà di psicologia. Non è una mia filosofia, mi piacerebbe tanto che fosse una mia filosofia e di aver creato io tutta sta roba, ma io semplicemente mi occupo di divulgarla perché mi sembra importante fare chiarezza su questo argomento che è molto dibattuto. Non ci sono ad oggi dibattiti sulla efficacia del rinforzo. Chi pensa ancora che la punizione serva per curare dei cani problematici semplicemente non ha capito un cazzo.